Ciao a tutti, sono Bruno Pepi e questo è il mio canale YouTube Cristianamente. Oggi voglio parlarvi di un argomento importante: pensione di inabilità agli invalidi civili. Tutte le informazioni che riguardano la domanda di pensione per persone con inabilità lavorativa totale e invalidi totali in stato di bisogno economico in possesso di requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Pubblicazione 3 aprile 2017, ultimo aggiornamento 17 maggio 2023. La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale 100% e permanente invalidi totali, che si trovano in stato di bisogno economico. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia. Decorrenza e durata. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Quanto spetta per l'anno 2023? L'importo della pensione è di 313,91 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 17.920 euro. La misura della prestazione in condizioni particolari di reddito può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge. Maggiorazione ex articolo 70 legge 388-2000. Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale si considerano i redditi personali soggetti ad IRPEF. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano le pensioni i redditi percepiti dall'anno solare di riferimento, se derivanti da pensione, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti nell'anno precedente. Al compimento dell'età anagrafica, per il diritto dell'assegno sociale per il 2021 pari a 67 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo. I requisiti per richiedere la prestazione, la pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento dell'inabilità totale permanente 100%, reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge per il 2023 17.920 euro, età compresa tra i 18 e i 67 anni, cittadinanza italiana per cittadini stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri extracomunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno, articolo 41 più immigrazione. Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. La pensione spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa. È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti. È compatibile con l'attività lavorativa. Domanda: per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medico-legale al termine dell'accertamento sanitario. Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socio-economici, eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazioni delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni. L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata AR o all'indirizzo PECS fornito dall'utente e resta disponibile nel servizio cassetta postale online. Invio della domanda. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell'INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un'associazione di categoria ANMIC, ENS, UIC, ENFAS, con l'eccezione delle domande di aggravamento. Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
tempi di lavorazione del provvedimento. Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge numero 241/1990 ai 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. L'accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità, handicap. A chi è rivolto? Possono presentare la domanda i cittadini italiani con residenza in Italia, i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all'anagrafe del comune di residenza, i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno, articolo 41 del testo unico per l'immigrazione. Come funziona? Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario recarsi da un medico certificatore, chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Il certificato deve indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi. Il medico certificatore, attraverso il servizio dedicato, compila il certificato online e lo inoltra all'INPS, stampa una ricevuta completa del numero unico del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale da esibire all'atto della visita medica. Per la presentazione della domanda di invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni. L'accertamento sanitario viene eseguito da una commissione medico-legale presso le aziende sanitarie locali, integrate con un medico INPS presso i centri medico-legali dell'INPS nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all'INPS. Convenzioni CIC. In caso di non trasportabilità, il medico certificatore, anche se diverso da quello che ha certificato l'invalidità, compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data di visita già fissata. Il presidente della commissione medica, entro 5 giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare a una nuova data di invito alla visita ambulatoriale. In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza considerata rinuncia e farà decadere la domanda. Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla commissione copia di un valido documento di riconoscimento, la documentazione sanitaria in proprio possesso. La commissione compila il formato elettronico di verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia, una con tutti i dati sanitari anche sensibili, l'altra con un solo giudizio finale. Per le revisioni sanitarie, articolo 25,6 bis legge 114/2014, la convocazione a visita spetta all'INPS. In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione. In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge. La legge prevede prestazioni economiche, pensioni, assegni, indennità, alcuni benefici di natura non economica, agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro. Come funziona la domanda? Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell'INPS tramite il patronato o un'associazione di categoria dei disabili, ANMIC, ES-UIC, EFAS. In caso di minore vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del suo genitore. Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione, con l'eccezione delle domande di aggravamento, legge 80/2006. Prima della fine della procedura in corso, prima dell'intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario, dopo l'accesso al servizio online con le proprie credenziali, è possibile inviare all'INPS la documentazione sanitaria aggiornata, articolo 29 ter, legge 120/2020. Il servizio di allegazione e documentazione sanitaria di invalidità civile può essere utilizzato dai soggetti con verbale sanitario indicante una data di revisione, da chi ha presentato una domanda di prima istanza o aggravamento.
residente nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione con le regioni. Per il funzionamento del servizio è possibile consultare il tutorial PDF di 2,6 MB. È previsto che il servizio venga esteso su tutto il territorio ad altre tipologie di utenti. In caso di revisione, l'interessato riceve a casa la lettera di invito a trasmettere online la documentazione sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-legale. Ricevuta la documentazione idonea, la commissione medica emette un nuovo verbale. In caso contrario, convoca l'interessato a visita di revisione a mezzo raccomandata AR. Se la commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazione nel tempo, il verbale indicherà la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione. La nuova visita di revisione sarà effettuata direttamente da un centro medico legale dall'INPS. Il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell'accertamento sanitario di revisione. Il decreto ministeriale 2 agosto 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo, indica la documentazione sanitaria idonea da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche se non acquisite agli atti. Al momento della domanda viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa. Grazie per avermi seguito, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube di Cristianamente, dove troverete altri video informativi su una varietà di argomenti. Il canale è un ottimo modo per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e tendenze del mondo cristiano. Grazie ancora per la vostra attenzione. Dio vi benedica. Arrivederci da Bruno Pepi.